Non shall intrude, ragazzi, nessuno entrerà, nessuno passerà, qualcosa del genere. Che cos'è? È un roguelite con meccaniche deck building, quindi un gioco dove si fanno partite su partite sempre diverse, improntato sulla costruzione dei mazzi. Io, che ultimamente, se avete visto i miei ultimi video, mi sto lamentando sempre del fatto che i giochi ormai non li traducono quasi mai in italiano. Questa volta almeno, ragazzi, in un mazzo basato sulle carte, dove appunto la dicitura delle carte è spesso molto importante, almeno c'è la traduzione italiana. Sarà fedele, sarà attendibile, ma scopriamolo. La peculiarità di questo gioco, ragazzi, è che noi saremo questo drago, saremo il boss di raid da parte degli eroi che proveranno a venire a sconfiggerci e a rubarci il nostro bottino. Quindi la premessa è intrigante, però andiamo a vedere il gioco di che pasta è fatto. Come vedete, quando iniziamo abbiamo addirittura la scelta di talenti, meccaniche e cose varie, però io voglio iniziare proprio vanilla, ok? Perché avevo iniziato una partita, in realtà avevo fatto il tutorial, però l'avevo fatto giorni fa, adesso magari ce lo riguardiamo. Perché? Perché ho voluto aspettare, per il semplice fatto che quando l'ho provato io il gioco era dannatamente buggato. Era talmente buggato che era quasi rotto. Cioè non mi riusciva a far avanzare anche nelle fasi di tutorial per certe meccaniche completamente broken. Vediamo se qualcosa è migliorato, perché sulla carta, ragazzi, il gioco credo che possa essere molto intrigante, specie per chi come me è amante sia dei roguelite che dei deck building games, quindi andiamo a vedere. Gioco intanto di Eterna Ludi, gruppo indie che non avevo mai sentito, gruppo di sviluppo. Andiamo a vedere. Tanto il nostro famiglio, Whelplin, ci dice: potente, so che sei in un sonno profondo da decenni, ma abbiamo subito un raid. Ovviamente sta parlando con noi che siamo questo drago a sinistra, mentre qui, come vedete, c'è già un eroe che sta provando a venire a romperci i cosiddetti. Probabilmente la traduzione, ragazzi, è fatta tipo con Google Translator, perché vedete addirittura i caratteri accentati li interpreta male. Ti ucciderò, bestia, e reclamerò tutto il tuo bottino. Permettimi di ricordarti le basi, ci dice il famiglio. Quindi, essendo un drago, tu controlli le carte fuoco, terra e vento. Prendi e mira una palla di fuoco ad un tile, ad una casella. Quindi prendiamo una palla di fuoco. Ok. Me lo fai fare? Ah, la devo trascinare, ok, così, in questo modo. Non so perché farlo lì e non addosso all'eroe, ma va bene. È il tutorial, ragazzi. Facciamo come dice. Nota come il tile normale è cambiato in un tile carbonizzato. Ogni carta elementale ha interazioni uniche con i tile. Va bene. Ora prendi e mira una carta vortice su quel tile carbonizzato. Quindi adesso in questo caso con questo applichiamo vento e forse andiamo a modificare l'effetto della nostra palla di fuoco. Quindi forse per questo l'ha fatto mettere a distanza dall'eroe. Vediamo un po'. Sì, ok, ha moltiplicato i tile incendiati, diciamo così, per l'effetto della palla di fuoco. Complimenti, hai scoperto la tua prima interazione speciale. Vento può diffondere tile carbonizzati su tile vicini. D'accordo? Qui puoi trovare ulteriori informazioni sulle interazioni speciali che hai sbloccato. Ok. Ok, ragazzi, ovviamente questi effetti speciali sono quelli richiamati dalla mia ultima partita, l'ultimo tutorial che ho fatto, ok? Che però, vi ripeto, non ci ho capito nulla, anche perché questo tab degli effetti dei tile lo sto vedendo adesso per la prima volta, l'altra volta non c'era, quindi credo che l'abbiano inserito con qualche aggiornamento, e meno male perché, ragazzi, non ci si capiva nulla, quindi in qualche modo credo che questo ci spieghi che effetto otteniamo andando a combinare carte di diverso tipo in uno stesso tile. Non che adesso ci stia capendo qualcosa, però ragazzi credo che sia questione di tempo. Ora prendi una carta a palla di fuoco e lanciala su un tile carbonizzato. Ok, quindi andiamo a potenziare ulteriormente il tile già incendiato con un'altra palla di fuoco e vediamo che succede. Hai creato un tile di lava. Un tile di lava infligge 300 di danno ad ogni nemico che ci va sopra alla fine del turno. Quindi immagino che questi nemici avanzeranno dopo ogni nostro turno. E probabilmente ogni nemico avrà un movimento diverso dall'altro, ovviamente un attacco diverso dall'altro, punti vita diversi e così via.
Benissimo, finiamo il turno qui, visto che hai finito le carte. Ok. Ogni nemico ha attacco e punti salute mostrati qui. Durante il loro turno i nemici ti colpiranno ugualmente al loro attacco se hanno abbastanza raggio. La cacciatrice. Ogni eroe nemico gioca le carte e ha un deck. Puoi controllare quale sarà la prossima carta che giocheranno qui. Quindi lui ha questa abilità, infliggi 1500 di danno al boss. Il boss che siamo noi. E abbiamo, ragazzi, 45.000 punti salute, direi che per questo minion, per così dire, per questo arciere, siamo letteralmente OP, almeno per il momento, quindi non dovremmo avere nulla di cui preoccuparci. I nemici giocano carte, si muovono e attaccano in quell'ordine. Poi dovrai ricordarti come inalare ed espirare. Questo dovrebbe venirti naturale. Oh, questo è interessante. Tra l'altro sto dando un'occhiata anche all'HOD che, ovviamente essendo un gioco di carte, è un po' fornito, per così dire, un po' polposo, ok? Un po' pieno, un po' pienotto. Vedete che abbiamo la salute qui, qua abbiamo i nemici, qua è il classico fine turno, e qua le carte che probabilmente saranno quelle della nostra mano, quelle magari del cimitero, ok, per usare un termine affine magari a Magic, e qui abbiamo il Rage, quindi sarà sicuramente una specie di barra della nostra mossa speciale o qualcosa del genere, e questo 3 su 3 immagino che sia il nostro mana, tra virgolette, per castare le nostre carte. Intanto siamo in una fase 1 che non so per il momento cosa voglia dire. Usa una carta Momentum per andare nello stato inala. Ok. Bene, Momentum, eccola qui, inala, e questa, vedete, non si lancia su nessun tile, ma si casta e basta, e costa 0. Quindi vedete, il nostro drago ha inalato l'aria, per così dire. Le carte espira attivano abilità bonus se lo stato inala è attivo. Ora usa la carta Sputo Infuocato per espirare. Ah, noi qua sotto possiamo vedere in che stato siamo. Avendo inalato, giustamente siamo in stato inala, quello che chiama inala stato, ma va bene. Allora, quindi Sputo Infuocato, espira, infligge 800 di danno. Ok. Beh, direi di castarlo così. Oppure dovremmo castarlo da qualche altra parte. Facciamolo sull'eroe, no? Beh, diciamo che gli abbiamo fatto lo shampoo. E adesso abbiamo ancora un mana rimanente, ce lo fa giocare a noi come ci pare e piace. Per esempio potremmo applicare terra, che so io, a questa casella già fornita dell'effetto lava per vedere che cosa succede. Proviamo un po'. Ok, sì, e abbiamo creato questa roba che non ci dice che cos'è, e quest'altro tile, non lo so, un cratere. Vabbè, finiamo il turno. Abbiamo finito il mana, anche se potremmo fare un altro inala perché costa 0. E anche addirittura un altro vortice. Proviamo a fare un vortice su questa palla spinata che abbiamo creato, che succede? E abbiamo creato un piccolo vortice, un piccolo tornado, ma boh, chissà cosa serve. Ok, l'avversario usa la sua carta colpo mirato e ci fa 1500 di danno, ok. E tocca di nuovo a noi. Sputo infuocato, palla di fuoco. Ovviamente, ragazzi, il fulcro del gioco immagino sia riuscire a padroneggiare gli effetti delle varie carte per creare effetti devastanti, soprattutto quando poi tutto il board e tutte le tile saranno disseminate di questi effetti, no? Di questi effetti delle nostre carte. Quindi credo che possa essere un gioco molto interessante, molto tattico, molto strategico, e devo dire che non mi dispiace. Proviamo a fare così, ragazzi. Gli abbiamo fatto un 1400, perché mi sa che gli abbiamo detonato la bombetta che avevamo preparato qui, quella spinata, e poi si è beccata un altro shampoo di fuoco. Direi che non è andata malissimo. E se applichiamo vento all'eroe, che succede? Lo buttiamo indietro? No. Gli forniamo questo tornado piccolino e magari gli lanciamo la palla di fuoco, visto che abbiamo un altro mana. Ok. Ok, il vento propaga l'effetto di fuoco e incendia anche i tile circostanti. Va bene, fine turno. Dovrebbe toccare all'eroe, che usa una carta per ottenere più 100 di attacco e ci attacca. Ok, perché ricordate che prima in questo suo cerchietto aveva 500, adesso ha usato una carta per potenziarsi di 100 e quindi l'attacco base
è passato a 600. Tanto la sua vita è ancora a 1700, la nostra vabbè a 42.000, direi che c'è ancora tempo per fargli brutte cose. Applichiamo status terra qui. Non abbiamo distrutto il nostro tile, ok? Ragazzi, sto facendo completamente a caso, perché ripeto, non so esattamente cosa stiamo facendo. Proviamo a fargli un altro shampoo così. 1700, ok, l'abbiamo proprio polverizzato. Benvenuto alla mappa del mondo, prendiamo la nostra vendetta conquistando le loro terre. Puoi muoverti nella mappa con i tasti WASD o i tasti freccia, oppure tenendo premuto il tasto centrale del mouse. Provaci, ok? Sì, tenendo premuto il tasto centrale del mouse. Ah, ok, più o meno. Con i tasti WASD va bene. Puoi anche fare lo zoom con la rotellina del mouse. Sì, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Puoi passare sopra il nodo per visualizzare dettagli aggiuntivi sull'incontro e le sue ricompense. Quindi, ok, questo è l'incontro che abbiamo appena affrontato, la cacciatrice, difficoltà molto facile, ricompensa 500 di qualcosa, ancora non sappiamo bene cosa. Sulla mappa nemici più forti cedono ricompense migliori, più vai avanti incontrerai nemici ancora più forti, va bene. Clic sinistro sul nodo per iniziare il prossimo combattimento. Ah no, questa è la cacciatrice che abbiamo affrontato e questa è la prossima, ma dobbiamo per forza affrontare lei? Va bene, ok. Ah, in questo caso però ragazzi abbiamo molti più nemici. Permettimi di ricordarti un paio di cose. Puoi creare delle combo elementali micidiali. Per esempio, gioca una carta valanga su questo tile. Facciamolo. Hai creato un tile pietresco, ora giochiamo un'altra carta valanga sopra. Ok? E abbiamo creato un masso. Alla fine di ogni turno un tile masso ti dà 100 di armatura. Ah, quindi ci sono anche effetti del board che in realtà non vanno a fare danno, ma vanno a difenderci. In questo caso a darci armatura. Bene, mi chiedo se l'armatura sia sinonimo della nostra barra di salute oppure se è una barra di salute ulteriore che magari per il momento non vediamo. Non lo so. Tile masso sono eccellenti per la difesa. Se applichi un altro effetto terra ad un tile masso otterrai 500 armatura immediatamente. Proviamoci, ottimo. Andiamo a farlo, anche perché mi sa che qua arriva una bella valanga di danni. Quindi andiamo a potenziare questo qua. E sì, ci ha dato l'armatura, credo. O ce lo dà... Ah, eccola qui, infatti, ragazzi, vedete? Ci dà 1000 di armatura, ma non so se ce l'ha dato già o ce l'ha dato a fine turno. Questa cosa mi è sfuggita, però, vedete, l'armatura non è la salute. È una salute bonus, ok? È un'armatura vera e propria. Finiamo il turno, visto che hai finito le carte, ok? Aia, vedi come questi arcieri sono allineati? Una bomba di fuoco potrebbe colpirli tutti, creiamone una. Ma anche sì. Quindi una bomba di fuoco, come si fa? Si fa la palla di fuoco sul masso. Ok, la bomba di fuoco è quella che abbiamo fatto prima senza saperlo. Hai creato la tua prima bomba di fuoco. In realtà è la seconda, ma va bene. Le bombe di fuoco esplodono se vengono distrutte o se vengono calpestate da un nemico. Detoniamola, ma con molto piacere. Quindi usiamo la palla di fuoco sulla nostra bombetta e sbadabam! Abbiamo fatto un effetto a linea. E finiamo il turno. Lascia che ti mostri un'altra combo. Gioca una carta turbine qui. Quindi turbine sarà vortice. Ok ragazzi, sempre qualche piccolo problemino di traduzione, però ci siamo. Hai creato un tile raffica. Ora giochiamo un'altra carta turbine di sopra. Ok, quindi vortice su vortice. Ora hai creato un tile tornado. Un tile tornado spinge indietro i nemici stando su di loro alla fine del turno. Ok, quindi li pusha indietro, ragazzi, perché immagino che gli arcieri non devono arrivare esattamente vicino a noi per farci danno perché sono arcieri, ma magari i guerrieri sì, quindi pushandoli indietro comunque annulliamo, comunque ritardiamo l'attacco di diversi nemici. Quindi, ok, che cosa dovrei fare adesso? Vediamo cosa succede quando applichi vento ad un tile tornado. Gioco una carta turbine qui. Ok, ancora più vento, vedete abbiamo fatto danno e li abbiamo pushati indietro. I tornado sono perfetti per spingere indietro le unità nemiche se le vuoi lontane da te. Ora giochiamo una carta palla di fuoco qui sul tornado, ok. Sbadabam. Bene.
Hai creato il tuo primo tornado di fuoco, colpisce tutti i nemici, è molto utile se sono tutti in giro. E finiamo il turno. Benissimissimo. Allora, e quindi adesso ci fa, insomma, giocare da soli, per applicare un po' quello che abbiamo imparato. Ovviamente mi sono dimenticato già tutto, però mi era piaciuto l'effetto del tornado, quindi magari andiamo a metterlo qui. E ne abbiamo un altro, sì. Tanto costano 0. E poi, com'era? Mi sono già dimenticato. Potremmo fargli fuoco che sicuramente lo spara in avanti, ma se facciamo terra, che cosa faceva? E non lo so. Non lo so, proviamo col fuoco. Ok, questo l'abbiamo capito. È sicuramente più utile. Terra su terra e magari palla di fuoco non possiamo fare perché non abbiamo il mana. Va bene, passiamo il turno. Loro ovviamente avanzano. Questi tile di pietra ci hanno dato un po' di armatura in più. Ok. Intanto vediamo se possiamo andare a potenziare ancora di più la pietra che sta qui. Magari creare un vortice. Questo è morto proprio così di disperazione. E questa qua magari la detoniamo. Abbiamo creato la bomba. E se facciamo l'effetto terra sulla bomba? Niente. Ok, però non potevamo fare altro perché queste erano le carte a nostra disposizione. Intanto ci rubiamo ancora più armatura. Vedete come il guerriero intanto è avanzato e comincia a menarci con la spada. Dovremmo o ucciderlo o allontanarlo. Io direi di farlo... È che ancora non ho padroneggiato bene gli effetti delle carte, ragazzi, siamo solo nel tutorial, poi immagino che arriveranno carte anche un po' più complesse e il fascino del gioco sarà anche nel ricordarci gli effetti delle varie combinazioni. Andiamo a mettere un vortice qui che ha rotto il tile quello là, però facciamo così. Ok, questo è morto, però quello che mi preoccupa di più in realtà sei tu. Facciamo un tornado qua. Ok, però è ancora vivo e non abbiamo più carte. Forse non abbiamo fatto la miglior giocata della vita. Però dai, non penso che riescano a intaccarci assolutamente con la nostra vita spropositata. Almeno per adesso, Facciamo un po' di terra qui. E poi facciamo un po' di terra bruciata, letteralmente. 300. Bene, questo volevo vedere. Un po' di vento qui. E una valanga qua. Abbiamo creato questo tile che era... non lo trovo. Forse è questo. Masso. Ah, che è quello che dà l'armatura. Ok, credo, Ah no, ma se ci clicchiamo ce lo dice. Ok, ragazzi. Vabbè. Pensavo che bastasse passare sopra il cursore, ma in realtà dobbiamo proprio cliccare. E ce lo dice, vedete? Ok, quindi in questo caso è leggermente più semplice, credo. Anche se non so bene cosa significano questi simboli, ma tant'è. Bene, altra armatura. E in pratica stiamo guadagnando più armatura dei danni che riesce a farci il nemico per adesso, quindi la vittoria dovrebbe essere assicurata. Io direi di non far soffrire ulteriormente il nostro nemico. E ragazzi, palla di fuoco e arrivederci. Bene. Qui puoi vedere quante mosse ti mancano prima che appaia l'eroe del regno. Questa sarà la battaglia finale. Ok, quindi a un certo punto appare anche l'eroe del regno. Questa cosa mi ricorda, per i più vecchiotti fra di voi, quel gran bel gioco dove eravamo sempre, diciamo, i cattivi della situazione. Un gioco degli anni 90 che si chiamava Dungeon Keeper. Era un gioco bellissimo dove a un certo punto appariva l'eroe del regno che veniva a sconfiggerci. Comunque, andando avanti, qui in pratica ci dice che mancano 20 mosse. Ma che cosa sono le mosse esattamente? Quanti incontri? Quanti passi? Non lo so. Tuttavia attenzione, per ogni 5 mosse che fai invieranno una squadra raid a prenderti. Quindi ragazzi dobbiamo capire che cosa sono queste mosse. Nota che quando passi sopra la mappa puoi vedere i confini delle regioni. Catturare ogni nodo in una regione ti permetterà di conquistarla. Quindi... questo rettangolo che sta lampeggiando, suppongo, indichi la regione. Ah, ok, è delineata anche da questo confine, vedete, bianco. Quindi in pratica ogni nodo
Sono questi tre, questi sono i tre nodi, quindi il tacco nero e poi Magister. Catturare ogni nodo in una regione ti permetterà di conquistarla, quindi in pratica credo di aver capito che questi due li abbiamo conquistati, erano i due incontri che abbiamo fatto adesso, e ci manca il Magister, giusto? Per conquistare la regione? Ogni regione ha le proprie ricompense uniche quando viene conquistata. Puoi controllare le ricompense passando sopra la regione. Ok, quindi dobbiamo conquistare tutta la regione per avere delle ricompense uniche. Questa cosa mi piace. Attacchiamo quest'ultimo nodo per conquistare questa regione. Clicca su questo nodo eroe per cominciare la battaglia. Va bene. Allora, e qui pure abbiamo una nutrita schiera di amici che ci vengono a salutare, mentre noi stiamo dormendo, proprio non ce li caghiamo di striscio, però. Ecco la tua barra della rabbia, quando è piena potrai rilasciare un attacco devastante sui tuoi nemici. Ed ecco ragazzi che ci spiega anche la barra del rage. Ok. Ogni carta attacco che giochi riempie la tua barra della rabbia di 5 per ogni AP che la carta costa. Ok. Un altro modo di ottenere rabbia applicando fuoco sul tile lava. Proviamo. Quindi applicare fuoco sul tile lava. E qual è il tile lava? Prendi in mira una palla di fuoco a questo tile. Ok, terreno. Ah, live sarà... tile lava voglio dire sarà fiamma? Può essere, vediamo. Ma dice una palla di fuoco, io solo fiamma. Vabbè. No, in effetti non ce l'avevamo la palla di fuoco, vuole proprio la palla di fuoco, ma ci ha fatto pescare altre carte. Non so se sia un bug o altro, ma ok. Ora gioca una carta turbine qui, che sarà vortice. Gioca una carta bagliore qui, che sarà invece la fiamma, immagino. Ok. Ora che abbiamo qualche tile lava, che sono questi. Sì. Prendiamo e miriamo una carta bagliore a questo tile per raggiungere 100 di rabbia. Bagliore che era la fiamma, per raggiungere 100 di rabbia. Ok. Va bene. Sì, non ce le ho le carte, amico mio, mi sa che devo finire il turno, no? Ok. Ah vabbè, essendo un tutorial, ragazzi, anche se passiamo il turno, i nemici per adesso non stanno attaccando, quindi è solo per spiegarci un po' questa roba qui. Quindi fiamma qui. Ok, abbiamo... ottenuto rabbia e dobbiamo rilasciare il potere rabbioso qua. Che fa? Vabbè, il soffio del drago, quello vero, quello figo, va bene. Essendo un boss cambi di fase quando perdi PS, fase 2 al 65% dei PS e la fase 3 al 30% dei PS. Ragazzi, quindi sì, la fase è proprio la fase del boss, come un vero e proprio gioco, insomma, GDR, roguelike, quello che vi pare piace, tipo un Dark Souls, per capirci, dove a un certo punto perdendo punti vita il boss cambia di fase, cambia di attacchi, diventa anche spesso più potente. Questa cosa è veramente figa. Quando cambi fasi ottieni +1 attacco. Imparerai nuove meccaniche boss, queste meccaniche funzionano attraverso fasi diverse. Questo è tutto quello che ho da insegnarti, dovrai ricordarti tutto da solo. Buona fortuna nella tua battaglia contro di lui, che immagino sarà il boss? Lui? Non lo so. Fiamma la farei... ma la farei qua perché vedo che ne bersagliamo 4 in questo modo. E poi se facciamo fuoco qua che succede? E se facciamo un'altra fiamma prima? Aspettate. Fiamma più fiamma abbiamo lava e poi palla di fuoco. Ah, no, pensavo di fare un effetto tipo... ok, vabbè, però abbiamo ottenuto rage, ok. E questi, ok, si sono fatti comunque danno per il tile lava. Quindi anche se avanzano qui davanti muoiono da soli. Mi pare di capire, giusto? E se facciamo vortice sulla lava? Che cos'è? AP? Non lo so. Ancora altra fiamma? E magari una palla di fuoco? No, non è servita a niente, va bene. Ok, loro non avanzano più, perché riescono ad attaccarci da questa distanza. La cacciatrice, vedete, fa 2 passi alla volta e attacca da una distanza di 4, quindi 1, 2, 3 e 4, sì. E allora, care mie disgraziate, io farei così. Così, te ti brucio perché te lo meriti. E te dopo muori con la lava. Perfetto. Ci siamo.
Ok. Capitano, va bene, facciamoci fuori un capitano senza alcun tipo di tutorial e poi ci fermiamo. Intanto ragazzi, se il gioco vi sta piacendo, se il video vi sta piacendo e vi fa piacere, lasciate pure un mi piace. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Sapete che senza il vostro supporto il canale non cresce e se vi fanno piacere i miei contenuti sappiate che esistono solo grazie a voi, quindi insomma cercate di supportarmi se volete. E intanto noi andiamo a vedere come affrontare al meglio questo capitano che per fortuna è molto lento. Vedete, lui fa un passo alla volta e può attaccare solo da vicinissimo e fa un bel danno di 800, che comunque mi sembra abbastanza poco, a meno che non si potenzi poi, però tanca abbastanza perché ha 5000 punti vita. Quindi ne abbiamo intanto inalato. Ora facciamo una valanga qui. Che succedeva? Faceva questa roba qui che ci dà l'armatura. Questo non mi ricordo che cosa fa. Intanto io gli farei un bello sputo infuocato proprio in faccia, ma tipo non so che succede a farlo qua, ma io eviterei perché non conoscendo l'effetto lo farei proprio in faccia così. Quindi facciamo lo shampoo pure a lui e passiamo il turno. Lui dovrebbe fare un passettino. Ah, vedete, si è pompato. Quindi lui intanto si pompa e poi probabilmente, esatto, avanza anche. Quindi forse è più pericoloso del previsto. Andiamo a fare un vortice qua che semplicemente moltiplica questi affari. No ragazzi, sto giocando male perché ancora non ho padroneggiato al meglio le meccaniche. Però se facciamo così gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Un bel po' di danno. Facciamo così e poi passiamo. Evoca un ah, evoca gli amici, il gran bastardo. Ok, allora intanto noi ci facciamo una bella inalata che fa sempre bene, vedete il nostro drago già pronto a sputacchiare a volontà. E poi magari facciamo un altro po' di lava sotto di lui e poi lo scatarriamo. Non possiamo scatarrare tutte e due, vero? Però possiamo fare così, ci conviene? Forse sì. Forse sì, perché vedete abbiamo incendiato anche il tassello davanti allo scudiero. Ora mi chiedo se questo tassello, se questa tile di lava gli farà danno al prossimo turno oppure no, perché lui si sposta. Ok, sì, gliel'ha fatto. Quindi gli fa danno sia all'inizio che alla fine del turno? Questa è una cosa che dovremo capire. Intanto altro turno, altri danni. Intanto lui sta già a buon punto, da 5000 già è arrivato a 2002, però ha 400 di armatura. Facciamo un bel vortice qua, ne mettiamo un altro qua e poi direi palla di fuoco per tutti e due. A lui abbiamo intaccato solo l'armatura e poi avendo 2 di mana andiamo a scatarrare un altro po' così. Ok, lui evoca un altro scodiero maledetto e vediamo. Vediamo un po'. Ok, abbiamo fatto un bel po' di danno, abbiamo creato anche questa bombetta che forse ci può servire dopo. Lui si pompa ancora, ma credo che di questo passo non ci arriva a farci male. Dopodiché inaliamo, anche se non abbiamo espira, ma probabilmente arriverà dopo. E qui facciamo vortice. Anzi, aspettate, facciamo palla di fuoco. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Che succede? Ah, ok, niente di che, ci fa ottenere solo la rabbia. E vortice, che succede col vortice? Credo di aver fatto una stronzata, però vabbè. No, un altro scudiero però, maledetto. Però mi sa che forse se riempiamo la barra rage li decimiamo tutti. Quindi per andare a
riempire la barra rage, oltre a continuare magari a fare in questo modo qua, e 1. Esatto, vedete che ce l'abbiamo già. Proviamo a farlo. Ok, e poi ragazzi abbiamo 2 di mana, un altro sputo in faccia, e direi che ci salutiamo qua, caro il mio capitano. Perfetto, otteniamo i premi. Che cos'è? Ah, le carte, giustamente essendo un deck building, ragazzi, ed essendo la nostra prima vera partita fuori dal tutorial, ci chiede di andare a scegliere una carta da aggiungere, immagino, al nostro mazzo. Scegliamone uno, ragazzi, tanto. Fatemi sapere se questo gioco vi sta piacendo, nel caso magari potremo avere un secondo episodio, o altrimenti ragazzi, se vi fa piacere, venite a seguirmi in live sulla piattaforma Viola, trovate il link in descrizione, e se vi va seguitemi su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione. Dal vostro The Prince è tutto anche per oggi, io come al solito vi abbraccio fortissimo e non dimenticate, giocate con passione. Alla prossima, ciao a tutti!